Buongiornissimo amici, come state? Noi siamo baciati da uno splendido sole. Sì, splendido sole e soprattutto caldo. Sì, ci sono 9-10 gradi, c'era Davis, ormai. Tra le altre cose, voi lo state guardando giovedì mattina, dovrebbe già essere tutto online il sito da qualche ora, per cui Ma poi ci magari saranno delle modifiche. sì, pubblichi poi qualche foto, qualcosa. Assolutamente. Oggi è un giorno importantissimo perché al 99.9% Eh. è il giorno prima della neve. Tra l'altro, io sto già portando i gerani là che devo potare, adesso Sì. li metto a riparo. Poi devo potare e poi dobbiamo mettere di nuovo al posto al chiuso. Praticamente oggi è l'ultimo giorno, poi bisogna vedere quante ne farà, se ne farà, eccetera, eccetera. È l'ultimo giorno che abbiamo la macchina ai Caban. Da stasera portiamo tutto su, quindi sono 2 giorni che stiamo correndo a prendere tutto ciò che ci può servire per fare. Abbiamo fatto una mega spesa. Sì. Per più così siamo tranquilli anche per gli ospiti che arriveranno, perché stanno arrivando un sacco di richieste, per cui Sì, per mamma dicembre mia, dicembre e anche settimana tanta roba. si sta muovendo qualcosa. Poi Bene, siamo bene. andati a comprare delle robe, si è rotto il treppiede che stiamo usando, si è rotto l'aspirapolvere, quindi vai a fare i resi, vai a comprare quello, vai a comprare l'altro. Oggi pomeriggio dobbiamo correre a comprare tutte le scorte del gasolio per il trattore, le motoseghe, eccetera, eccetera. Sì, quindi e gli unici tranquilli sono Coccinella e Epi. Sì, loro Loro proprio. il cibo ne hanno, possono stare anche 6 mesi, Sì. perché loro proprio hanno le scorte per tanto tempo. Diciamo che facciamo una prova generale invernale. Eh sì, perché, è la prima. Sì, potrebbe farne non tantissime, forse 10 centimetri, forse. Però almeno così ci gestiamo un attimo anche poi come fare, perché se fa 2 o 3 giorni di freddo come previsto dopo, magari noi battiamo già un sentierino e vediamo. Poi magari dura niente e fa 15 giorni di sole, quindi torneremo a usare la macchina, però è tutto un se. Però siamo emozionati, perché è un ulteriore passo in avanti del nostro progetto in cui proveremo a utilizzare sempre meno la macchina dai Cavan. Dai Cavan. Ci piacerebbe poi, magari nei prossimi giorni, quando inizieranno a mancare magari delle scorte, proprio quelle essenziali, se la strada non è ancora accessibile, ci piacerebbe andare poi fino a Vigna, perché a Vigna c'è, non abbiamo ancora capito se solo una piccola panetteria o comunque un mini market piccolino piccolino. Ci piacerebbe a piedi, si arriva tranquillamente in mezz'ora, andare poi a Vigna a fare acquisti, quindi proprio non toccare neanche più la macchina per fare le cose essenziali, esatto, le semplici. Diciamo che è un ulteriore passo in avanti nel nostro progetto, vediamo cosa porterà i prossimi giorni. Sta di fatto che stiamo consumando un sacco di legno, molto più dell'anno scorso, perché a novembre siamo a quasi 300 mm di pioggia. Sì. Pazzesco. Perché in giornate come queste di giorno comunque si sta bene, di giorno in casa si accende magari verso pranzo, ma quando fa brutto, per carità, accendiamo tutto. Sì, e quindi adesso ragazzi cosa facciamo? Io ho fatto forse pace con la motosega, devo ancora fare un piccolo filo. Dobbiamo andare avanti. Romina spaccherà un sacco di legna. Oggi giù di Io, motosega, inizio a tagliare il ciliegio e capiamo che molti di voi dicono che è uno spreco fare le assi, ma in questo momento, se uno è del settore, comunque sa, costa più chiamare un tipo che venga qui, prenda il trave, questo lungo ciliegio, porti giù a fare le assi, spendi 200 euro per avere 8 assi, sì. E poi cosa te ne fai? Invece, visto che adesso non ci servono, noi poi, se continuiamo a tenere tutto... Sì. Scappiamo noi perché non abbiamo più il posto, quindi purtroppo. Ma poi il gioco non vale una candela. Se infatti, parlando anche con Michelino e Andreino, che sono proprio montanari Dio CG super, anche loro ha detto è vero, un bel legno, però in questo momento a voi serve legna da ardere e non delle assi che occupano uno spazio, spendete dei soldi e poi andiamo a comprare la legna da ardere. Esatto. Cioè alla fine è come un gatto che si morde la coda, quindi non abbiamo ai tempi abbiamo deciso di buttarli giù, perché comunque il bosco ha bisogno di respirare, è stato un po' trasandato, non è stato proprio curato in questi anni, ha bisogno, le castagne hanno bisogno di respirare perché sono troppo soffocati, quindi noi stiamo iniziando a pulire dalle piante grosse che per il bosco di castagne non servono a nulla, tipo i ciliegi, tipo le betulle. E per quello che abbiamo questo ciliegio gigante che ci ha tenuto. Sì, noi infatti apprezziamo i vostri consigli, però appunto ci teniamo a dire che
non è che siamo, ed è un discorso che avevamo già fatto mesi e mesi fa, non è che siamo due sprovveduti, due improvvisati, ma siamo seguiti per fortuna da anziani o da gente che è cresciuta e vissuta in montagna veramente e ci sta dando delle dritte su come fare. Sì. Poi sbaglieremo su tante cose e ci sta. Però se facciamo delle scelte, sono scelte dovute al vivere in montagna e quindi appunto. Ora però è tardissimo. Andiamo, perché sennò non spacco niente. Andiamo. Io. Tu va. Romina subito al lavoro. Subito all'opera. Anche perché ne hai un po', eh. Mamma mia, un sacco. Guarda. Grandezza. Vedete c'è un casino, c'è un sacco di nuova legna, però c'è anche tanto caos. Adesso io devo provare a fare al volo il filo e poi si parte con tutta questa roba qua e quella roba lì. Ce n'è. Romy, come sta andando a te? Bene. Stranoioso. Perché sto scomodo, sto pedalando male. Bella la tua catasta. Faccio vedere la catasta, ragazzacolo. Eh? La sto mettendo qua. C'è un mix di ciliegio e castagno. Wow. E sotto betulla. Ma questo ciliegio qua i vola dicevano che manca poco, E se lo dicono i vola. No, questo è ancora super verde. Però non fa poco. Il mitico spaccarina di Balfour. Spacca? Ah, benissimo. Ma dai. Spacca la grande. Va che roba. Oh, ho sbagliato. Vabbè, non l'ho preso proprio a metà. Vabbè. Boh, vediamo cosa fare perché sto perdendo un sacco di tempo e non mi girano le scatole. Perché sono scomodo, sono grossi. Ora devo inventarmi qualcosa. Com'è? Com'è? Sto faticando. Sì? Sì. La mia relazione continua a essere incasinata. La tua relazione con la fotosega? Sì. Siamo veramente addirittura d'arrivo. Perché mi sta veramente facendo perdere troppo tempo per i miei gusti. 3 giorni che non va. C'è proprio un rapporto difficile. Vedere se qualcuno si spacca più velocemente. Ma non è che magari io dovrei tenerti il tronco? No. Manca 1 millimetro, si blocca tutto, va tutto storto. Sono
3 giorni che veramente sembra che abbia preso in mano la motosega oggi per la prima volta. Non va. Poi taglia storto. Ma no, cioè secondo me è Storto! in base... Se io parto dritto, Ah, finisce così. Non l'ho mai fatto. Cioè non è che sono diventato storto. oppure è sempre stato storto. No, non l'ho mai tagliato storto, Ah. Romina. Guarda quante ce n'è da tagliare, arriva la neve, volevo pulire tutto. Porca paletta. Ho provato a rifare la lama, a sistemare pulendola tutta, ora vediamo se va. Dita incrociate ragazzi, dita incrociate. Allora, il grosso è stato praticamente fatto. Adesso daremo una pulita veloce qua. Questi pezzi qua li portiamo in fondo, così il trattore viene dietro e in caso di emergenza si può usare. Si sistema tutto e ci si prepara perché, come vedete, sta decisamente peggiorando. Guardate, il cielo è via via più chiuso, la neve è veramente vicina. Adesso io sono rimasto da solo perché Roma è andata a sistemare la stalla coccinella. Vi porto un attimo da lei e poi c'è un sacco di cose da fare, da raccontarvi, perché ci sono delle novità in arrivo, ma soprattutto dobbiamo andare a prendere il gasolio e alcuni pacchi che sono ancora arrivati, perché poi la macchina va su. Ora andiamo da Romina e Cocci, guardate la Cocci. Eccola lassù, coccinella, la vedete? Romina è nella stalla, deduco. Romy? Sì, c'è la luce accesa. Ciao coccinella. Ciao. Tutto bene? Qui c'è Epi. Ciao Epi. Ciao amore. E poi c'è Romy. Dove sei? Ciao. Stai preparando la stalla? Sì, gli cambio l'acqua. Ah, ho Tolto l'acqua. aumentato le foglie, sotto c'è la paglia, pulito tutto. Stiamo iniziando ad accumulare qua un po' di concime per il prossimo inverno. Sì. E poi C'è Epi che si è arrampicato là sopra. cosa c'è, amore? Dimmi. Cosa c'è? Dov'è il principe di Epi? Il principe dei Caban. Sì, sì, il principe dei Caban. Adesso poi è quasi finito. Poi andiamo a sistemare i gerani e via. Vado un attimo da lei. Cocci. Ciao cucciola. Ragazzi. Ciao coccinella. Ciao amore. Quanto sei brava e bella. Sì. Saluta un po' tutti, digli che sei tanto felice di essere qui. Sei pronta per la neve, Cocci? Ah, sembri già Romina che scappa. Anche tu non la vuoi come Romina? Andiamo bene.
Eccola in fondo, il Margaret in tutto quanto il suo splendore. Wow. Sì. Cosa c'è che borbotti? Sei agitato anche tu per... Cioè alla fine l'unico che vuole la neve sono io. Sì. Beh, tu la vuoi la neve? La vuoi, Eppi, la neve? Vuoi la neve, Epi? L'altro che sbuffa. Cazzo, sbuffi. Sbuffi. Vuoi la neve? Niente, solo l'unico che... Niente, solo l'unico che vuole la neve. Mi sa di sì. Anche tu? No, Sì. no. Guarda già il naso lì in su per vedere se arrivano. Arrivano i primi fiocchi tra qualche ora, si spera, perché non è sicuro. Andiamo a ritirare i girani anche. Andiamo. Sposto avanti il trattore così puliamo Sì. anche la secatura. Che travai? Che travai. L'inverno? È proprio lì, in tel cantun. Coci, sei contenta? L'unica cosa, sai cosa bisognerebbe fare? Tenerli un po' più in qua. Cosa? Vabbè, poi la faccio. No, Papà è morto, non c'è più niente questo qua. no, ma lì secondo me non c'era mai stato. Tieni. Alcuni sono giganti. Sì. Romina è la prova ostacoli. Che continuano ad esserci. C'è una bella luce blu. Sì. Facciamo i carichi poi dopo. Che stupido, avevo già... Eh no, c'è tutta questa qua prima, da portare dentro. No, ma mentre ero dietro potevo già caricare un po'. Ma va, stai tranquilla. Ok. Capocantiere. Vieni, andiamo in casa. A pappa, andiamo già alla pappa. Vieni, pappa. Pappa. Pappa, vieni, pappa. Pappa. Gran luce blu. Era un sacco che non facevano luce blu così. Ma perché si è coperto. Tra l'altro mi fa effetto perché la prima sera da 5 mesi Che? sono di via tutti. Su? Rimane solamente più una lucina di tutte quelle che accendevano. Anche Mari è uscito oggi. Forse quella lucina là è una lucina... No, è quella del genovese che va via domani. Ah, va via domani. Sì. Eh sì, ormai si sta svuotando tutto, rimaniamo noi, Michelino e la mamma. Mm. L'inverno... E Natalina, più in basso. Più giù c'è anche Sì, Natalina. però di qua rimaniamo noi tre. Noi quattro. Sì. No, noi 4 più 2. Più Eppi e Coccinella. Giusto. Wow, allora siamo in alto mare, però adesso prima che diventi proprio notte andiamo giù a chiusa, riempiamo le taniche di gasolio e benzina, poi andiamo da Cristian a ritirare un pacco, torniamo qua, scarichiamo, andiamo a Pilone a lasciare la macchina, scendiamo a piedi, Sì. tu monti il video, io pulisco qua, devo cambiare lampadine e lampicini perché se nevica Non si sa mai. le due sono bruciate. Devo dire che... Ce n'è un sacco, ragazzi, di cose. Tra le altre cose, tra l'altro, com'è che dicevo sempre? Tra le altre cose. Tra le altre cose, avete visto che abbiamo messo 3 bidoncini neri improvvisamente? Chissà perché. Cosa arriverà? Non si sa quando, ma qualcosa arriverà. Poi basta perché Poi basta perché... manca il Defender e la webcam. Che sono care, quindi... Quindi niente. Però sì. Cioè, c'è un perché che dovrebbe essere confermato al 100%, però... Sì, perché oggi siamo andati da Nino Albina a comprare bidoni e altre cose. Poi siamo andati da 2 di Granaglie di Peveragno a comprare della roba dal granatin, che in italiano è? Granatino. Granaglie. Vabbè. Come si dice Dove granatino? si Come dice compra? granatino in italiano? Non so. Granatino. No. Vabbè, da granatin cercatelo su Google. E Dove poi si comprano un po' di cose. un po' di roba, tra
uno può anche comprare le cose per fare l'orto, Sì, i vari piantini, esatto. tutto un po', e anche del cibo animale. Sì, e poi siamo venuti qua, abbiamo iniziato a fare 1000 lavori, poi è arrivato Michelino a vedere il tetto come stava andando, ne abbiamo fatto un sacco di cose, ce l'abbiamo fatta potare, Non ce l'abbiamo fatta? no. No, non si è riusciti. Né i gerani Anche né i le altre gerani non sono piante. riusciti, allora li ho messi comunque a riparo perché l'anno scorso io la prima volta che è nevicato, il 1 dicembre, non avevo ancora tolto i gerani, vi ero dimenticata. No, erano in terrazza, no? Erano in terrazza, quindi al riparo. E poi li avevo tolti dopo, quindi ho pensato, li lascio un attimo lì, il riparo sotto la tettoia e in questi giorni li poto e li vado a mettere al caldo, così non patiscono. E ce n'è ancora un sacco. Tra le altre cose, no, la canzone del giorno non l'abbiamo più detta. No? Sì. La canzone del giorno è Fabrizio Moro, Mm. Ti ho sempre voluto te. Ma è nuova? No, l'ho ascoltata ieri, non so se sia nuova. Comunque è Fabrizio Moro, il Fabrizio. cantante del giorno. Va bene. Non Cioè, ce veramente la faccio. imbarazzante. Tra l'altro, no, ho finito di leggere il postato di Stambecchi. Tanta roba. Tanta roba, mi piacerebbe conoscerlo. Complimenti René Borgna per quello che ha scritto, veramente notevole come libro, grazie papi e mami per avercelo regalato. Proprio bello. Adesso lo leggerò anch'io. Io sto leggendo un libro di Mauro Corona perché La profezia di Cestino l'ho finito, bellissimo. È un libro da rileggere perché comunque dà un sacco di concetti, quindi bisogna rileggerlo. E adesso sto leggendo un libro di Mauro Corona che ci hanno regalato Phoebe e il marito di Phoebe ed è Le voci del bosco. Wow. Una roba del genere. Oh, già. Vabbè ragazzi, noi andiamo a fare le altre millanta cose, la notte sta arrivando e forse porterà consiglio bianco, non si sa. Da Tetto Gabán è tutto. A voi la linea, ricordandovi tra le altre cose, viva la montagna sempre, ma soprattutto viva Cuneo! Dai Karima la fioca! Falla poi però, per Questa favore. sera non scende niente. Tu sei tutto così. Tutto qualcosa nell'occhio. Io devo andare a chiudere i cocci. Tu chiudi cucinella, io accendo il plumetro riscaldato. Beh, Cioè, ma di cosa stiamo parlando? porca valetta, plumetro.